PS, two-way PS. Ma che è sta roba, Luca? Ma cosa stai dicendo? Vuoi saperne di più? Allora rimani con me che ti svelerò un segreto della plettrata alternata di cui nessuno parla, o quasi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Luca, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, la campanellina, il like, queste robe qua. Allora veniamo subito al sodo. In uno dei miei vecchi video sul pixelanting, che linko qui sopra, qualcuno di voi mi ha detto sì Luca, bellissimo, hai parlato del pixelanting, nella fattispecie del downward pixelanting, cioè plettrata verso il basso, però hai tralasciato un aspetto fondamentale che è quello del two-way pixelanting. Allora, voglio fare subito un po' di chiarezza per chi non avesse visto gli altri video, che comunque invito appunto a guardare. Il pixelanting fondamentalmente è l'inclinazione del plettro, ok, intorno a questo asse qua. Per cui se tengo la chitarra in questa maniera, ok, questo tipo di inclinazione. Non è vero che nessuno ne parla, in realtà io vi invito a curiosare sul canale YouTube di Troy Grady, che linko qua sotto in descrizione, perché lui è stato il primo a parlare di questa cosa, a razionalizzare questo aspetto della plettrata, che diciamo ha portato, almeno personalmente, uno sviluppo della plettrata in maniera consistente. Sono sicuro che anche voi a casa che mi guardate, se applicate queste regolette vi sbalordirete, perché la vostra tecnica farà un salto veramente incredibile. Parliamo quindi oggi del two-way pixelanting. Fondamentalmente che cos'è? Il two-way pixelanting è semplicemente il cambiare l'inclinazione del plettro e non tenerla fissa come invece era il pixelanting di tipo downward, quindi verso il basso, e cambiamo questa inclinazione a seconda del cambio corda. Nell'esempio che ho suonato prima, quella tamarrata pazzesca che ho fatto soltanto per portarvi subito nel nocciolo della questione, ho suonato il classico pattern anni 80, 3 note per corda, molto da Guitar Hero, 3 note per string, che penso molti di voi conosciate. L'esempio che ho suonato però vi serve per capire davvero cosa vuol dire dover cambiare l'inclinazione del plettro. Il pattern in questione è il seguente: siamo sulla scala di Mi Solidio, ho utilizzato una backing track che linko anche qui sopra o sotto, adesso non mi ricordo come si faccia, sempre che ho prodotto per un mio vecchio video, che ha una velocità di 105 bpm, che è una buona velocità per esercitare le sestine, visto che insomma non è così estrema, ma non è neanche troppo lenta. Perché vi ricordo una cosa, quando si studia il pixelanting, non dico che sia inutile suonare lentamente, però diciamo che quando si suona lenti uno può fare i movimenti che gli pare. Quando invece poi si suona veloci le cose cambiano, allora è un modo di studiare un pochino diverso da quello a cui magari siamo stati abituati. Mi raccomando, parti lentamente e poi vedrai che un giorno. Sì, è vero, ma anche no. Cioè, bisogna anche integrare la velocità più alta per vedere, per capire come si deve comportare la mano, anche se magari non stiamo suonando perfettamente in maniera esemplare con tutte le note pulite. Il pattern che ho suonato all'inizio prevede soltanto il downward pixelanting, perché suono un numero pari di note per corda. Andiamolo a vedere. Allora, questo pattern qui, come avete visto, prevede, se mi giro un po' di più e vi faccio vedere bene, vedete che la mano destra non deve cambiare mai l'inclinazione del plettro, proprio perché, se adesso provo a fare la stessa cosa a rallentatore, vedete che quando io plettro faccio le mie 6 note, 1, 2, 3, 4, 5, 6, posso tranquillamente andare a suonare la corda successiva senza che il plettro sia incastrato fra due corde. Lo faccio vedere lentamente. Così
anche quando devo tornare indietro. Non ho necessità di fare cambi di inclinazione perché il plettro è sempre libero al momento del cambio della corda di andare nella direzione che più preferisce. Ora, cosa cambia invece quando faccio il secondo pattern, che è questo? Cioè, al posto di suonare 6 note su una corda e 6 note sull'altra, ne suono solo 3. Il pattern è quasi uguale, la famiglia è sempre la stessa, ma la tecnica che dobbiamo utilizzare è profondamente diversa. Cosa succede qui? Succede questo. Suono la prima nota, la seconda e la terza. Se io mantengo questa inclinazione, io sono bloccato. Vedete che sono bloccato tra la corda Mi, scusate, tra la corda Re e la corda La. Ok? Quindi non posso andare a scavalcare in questa maniera, perché cosa succede? Perdo un sacco di tempo se faccio questo movimento. E mi può andare bene a velocità basse, ma quando devo suonare velocemente questa cosa non viene permessa. Se invece io mantengo un'inclinazione del plettro upward, quindi diciamo in alto, ok, verso l'alto, per la prima parte, come vedete, quando io faccio la terza nota, 1, 2, 3, poi sono libero di andare a pescare, rigirando l'inclinazione, e a fare le 3 note facendo la plettrata su, giù, su, ok, sulla corda successiva. E qui posso di nuovo andare sulla corda La e ricominciare il mio pattern. Se io adesso provo a incrementare la velocità piano piano, vedete che se io sto suonando lentamente posso anche mantenere la stessa inclinazione, non succede niente, ma è quando vado più veloce che è necessaria questa cosa. Penso che si veda bene, provo a girarmi ancora un po'. Ok? Quindi l'esercizio che vi consiglio di fare per notare questo cambio necessario dell'inclinazione è il seguente. Fate prima il primo pattern, cioè questo, e poi l'altro, il secondo. Fatelo però in questa maniera. Cioè, andate ad alternare in maniera tale che vi accorgerete voi stessi che non potete assolutamente mantenere la stessa inclinazione, qualcosa deve succedere. Io ricordo che già questa intuizione un pochino l'avevo avuta studiando la plettrata alternata e probabilmente molti di voi mi diranno «Oh, boh, ma io ce la faccio lo stesso, sono bravo lo stesso». Sì, infatti queste cose da tanti chitarristi, tipo Vinnie Moore piuttosto che Paul Gilbert, l'hanno sviluppata in maniera autonoma, nessuno gli ha mai detto «devi fare così, devi fare cosà». Però magari può succedere che magari per qualche motivo io mi ero fissato che dovevo mantenere l'inclinazione del petto in una maniera fissa perché pensavo che andasse bene così, e invece mi sono reso conto che questa cosa mi aveva portato a un plateau, cioè non riuscivo più ad andare oltre. Ovviamente questo tipo di tecnica combinata con tutte le altre frasi del downward pick slanting che magari appunto ho fatto vedere anche negli altri video fanno sì che uno riesca ad avere delle buone performance in entrambe le configurazioni e riuscire a suonare un repertorio di frasi più ampio e tecnicamente anche abbastanza complicato. La stessa cosa si può fare con il pattern discendente, quindi partendo da qui ad esempio dalla Mi al 12° tasto, il primo pattern che ho suonato appunto era quello fatto di 6 note per corda. Ok?
che anche qua, siccome abbiamo un numero pari di corde, posso tenere la mia inclinazione del plettro verso il basso, cioè il downward pick slanting, non succede niente perché come vedete io faccio giù, su, giù, su, giù, su e sono libero di cambiare la corda perché il plettro è libero. Secondo pattern invece, giù, su, giù, su, giù, su. Qui ovviamente se mantengo la stessa inclinazione non la prendo, cioè sto andando fuori, sto andando in orbita, quindi devo girare l'inclinazione. Ok? E una volta tornato qui, stesso problema, siccome la mia inclinazione del plettro adesso è verso l'alto, cioè sto plettrando praticamente verso la chitarra, se volessi andare a riprendere la corda mi cantino, devo per forza girare. Ok, di nuovo l'inclinazione. Quindi lentamente il movimento è questo. Ok? Vedete che anche qua proprio è chiarissimo il movimento ciondolante che si crea utilizzando questo tipo di tecnica. Anche qui, vi ripeto, l'esercizio che potete fare è questo. Ok, penso di aver chiarito quindi la differenza che c'è tra il downward pick slanting e il two-way pick slanting. Naturalmente, se non avete capito qualche cosa, scrivetemi un commento qui sotto, io sono ben felice di rispondervi. Vedo che lo state facendo, io sono molto contento, se si crea un po' una piccola community, è veramente una cosa molto bella che mi fa veramente molto piacere. Io vi ricordo ragazzi, se non vi siete iscritti prima, iscrivetevi adesso, il canale è ancora nuovo, quindi più siamo e meglio è. Mettete un like se il video vi è piaciuto, condividetelo se volete, condividerlo sulle vostre pagine Facebook o con i vostri parenti, amici e fidanzate. Per informazioni riguardo la mia strumentazione, i link sono sempre qui sotto in descrizione, sono link affiliati Amazon, per cui se per caso volete comprare qualche cosa, in quella maniera lì mi date una mano semplicemente a mandare avanti questo canale senza che voi spendiate nulla di più. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e buon pick slanting a tutti, ciao!